Luca Martorelli, bentornato. Grazie. Come stai? Tutto bene. Grazie Tu? di essere ritornato, anche io tutto bene, molto bene. Giorni impegnativi, però sto bene, grazie. Questo è un nuovo episodio del podcast Peso le parole. Oggi appunto di nuovo con Luca Martorelli, autore, preparatore atletico e docente di scienze motorie, in particolare preparatore, diciamolo, nella kickboxing. Sì, sport di combattimento, kickboxing. E oggi trattiamo l'argomento flessibilità e forza muscolare e parliamo anche di performance e preparazione mentale nello sport agonistico. Allora, introduciamo il discorso mobilità. Innanzitutto, tu che risponderesti alla domanda perché voler allungare un distretto muscolare? Allora, risponderei che come tutte le cose che si fanno nella preparazione atletica, per avere maggiore efficienza. Efficienza significa non solo poter fare determinate cose, ma poterle fare al meglio possibile. Il meglio possibile significa anche risparmio energetico, oltre che il risultato finale da raggiungere. Per cui la mobilità articolare permette determinate ampiezze di movimento che ci danno anche la possibilità di avere un minor dispendio energetico quando facciamo determinate attività prestative, insomma, quindi in ambito sportivo. Quindi ovviamente questa efficienza viene da sé che cambia di sport in sport. Ovviamente. Per esempio, voi tirate anche ai kick, no? Quindi Sì. calci alti al volto, dove ovviamente la mobilità articolare è importante. Certo. Perché sottolineo che non tutti gli sport richiedono la stessa mobilità articolare, no? Allora, negli anni penso che ti trovi d'accordo con me che lo scenario il panorama degli esercizi, gli allenamenti e gli stimoli proposti per allungare un distretto muscolare si è un po' evoluto, direi abbastanza. Sì. Io mi ricordo quando ho iniziato gli studi, ovviamente si parlava solo di stretching passivo a fine allenamento, perché già eravamo arrivati a capire che il passivo pre-allenamento poteva essere addirittura pericoloso, perché promuoveva appunto un allungamento muscolare che poteva non stimolare o addirittura inibire una giusta stabilità e reclutamento. Beh, lo siamo arrivati a capire dopo, però tu perché sei più giovane di me, quindi dici che già lo eravamo arrivati a capire, invece ti dico che ci siamo arrivati piano piano. Allora, innanzitutto io vorrei elencare le principali famiglie di stimoli che si propongono per allungare un distretto muscolare, aggiungendo anche che la mobilità articolare ovviamente ha dei range fisiologici e i range fisiologici spesso, non ne parlavamo prima, sono tra virgolette minori di quello che la gente pensa, no? Per esempio ci sta il luogo comune di arrivare con i palmi a terra, quando il range fisiologico in realtà non è proprio così netto, cioè non è che se non arrivi con i palmi a terra non hai la giusta efficienza, anzi, se una persona magari tocca appena o comunque è giù di lì a toccare il pavimento, ma ha la colonna che flette in tutti i suoi distretti, già è una buona mobilità. Una persona che magari arriva con i palmi a terra, ma cosa abbastanza comune, il distretto lombosacrale rimane dritto, è comunque inefficiente, con tutto che arriva con i palmi a terra. Quindi serve comunque un'osservazione clinica di una persona che conosce la fisiologia e la meccanica delle articolazioni. Allora, i principali metodi negli anni sono stati appunto il passivo, quindi prendere una posizione, cercare di proporre rilassamento e respiro e tenerla per diversi minuti. Poi anche lì, no? L'accademico, le pubblicazioni hanno detto anche range di tempo diversi nel tempo. C'è stato quando è diventata famoso il metodo Messier, sembrava che sotto i 15 minuti nulla avesse senso. In realtà poi non è così, e non solo, sono uscite anche delle pubblicazioni che hanno visto che questa cosa può essere anche soggettiva da persona a persona e addirittura soggettiva anche dalla propria capacità di rilassamento, perché, piccola parentesi, si parla così tanto di respiro nella stabilità e nella mobilizzazione e nello stretching perché il respiro aiuta a ridurre tutti quei sistemi, tutti quei meccanismi fisiologici e neurologici che inibiscono la mobilità articolare contraendo il muscolo, senza che parliamo di apparato del Golgi e fusi neuromuscolari.
Però lo stretching o tutti i temi che vanno intorno allo stretching devono prima di tutto avere anche un adattamento neurologico, no? Non è solo un fatto di tessuto che si stira, bisogna ridurre dei meccanismi che proteggono il corpo. Certo. Quindi avevo detto il passivo, poi metterei tutta quella famiglia di proprioceptive neuromuscular facilitation, no? La PNF, che sono tutti quegli stimoli che propongono una contrazione muscolare, appunto per inibire un'altra catena muscolare per poi rilassarla, o in diverse combinazioni, perché se ti ricordi la PNF classica propone una contrazione in un senso per allungare nell'altro. Poi il contract release invece è agonista-antagonista, insomma ci stanno diverse combinazioni, e quella già, se ti ricordi, quando abbiamo cominciato a proporla in maniera importante era tanta roba. Io la uso tuttora molto. Sì, fisioterapia ormai usano quasi solo quella quando fanno degli interventi, insomma. Poi l'attivo, il cosiddetto stretching attivo, che secondo me è stato un concetto che ha portato solo disorientamento, perché se ci pensi anche la PNF è attiva perché c'è una contrazione muscolare. Allora che vuol dire attivo? Cioè basta portare un'articolazione volontariamente a massimo range e tenere la posizione? Diciamo che sulla parola attivo ognuno ha dato una metodologia, ha assegnato una metodologia diversa, perché io ho sempre chiamato attivo anche la PNF, per esempio. Sì, però allora il concetto è questo, che allungamento attivo significa che il muscolo è in contrazione ma viene allungato, perché la contrazione sappiamo è fatta da due fasi, quella concentrica e quella eccentrica. Quindi quando io vado in contrazione ad allungare, in realtà sto facendo una contrazione eccentrica, per cui ad esempio se io faccio un movimento di accosciata e mi fermo in quella posizione, ci sono dei muscoli che sono in contrazione perché altrimenti io cadrei a terra, non potrei rimanere in quella posizione, no? Anche se è abbastanza facile rimanerci, ma allo stesso tempo quei muscoli sono in posizione d'allungamento. Quando io vado a contrarre in fase concentrica, ritorno in posizione di stazione retta. Quindi c'è una combinazione delle due cose, mentre nel PNF tu fai una fase dove c'è una contrazione e una fase dove c'è un allungamento passivo, quindi sono due tipi di lavori differenti. Sì, hai ragione. E ultima famiglia secondo me di stimoli che incrementano la mobilità articolare sono appunto quegli esercizi che in realtà propongono un tipo di forza e di stabilizzazione articolare che permette allungamento di alcuni distretti. I due esempi che mi vengono in mente, che sono quelli più comuni secondo me, è per esempio il lavoro di stabilizzazione e rinforzo degli intrarotatori e degli adduttori del femore, che molto spesso porta a tantissimi incrementi di mobilità sia sulla catena posteriore, ischiocrolari eccetera, sia anche sul gluteo. Stessa cosa per esempio con i lavori costali di rib flare che si fanno per evitare rib flare col respiro, quindi di distensione diaframmatica, perché ricordiamo quando le coste si avvicinano verso la parte interna del corpo propongono una distensione del diaframma, cosa che a volte le persone crea confusione, no? Dice, ma come, se tiro le coste dentro il diaframma è stretching? Sì. E per esempio quel lavoro lì, insieme a lavori di mobilità in flessione del tratto toracico della colonna, io lo uso spesso per mobilizzare le scapole, perché vedo che tante volte la mobilità delle spalle deriva proprio da un impedimento del giusto ritmo scapolo-omerale della scapola appunto sulla gabbia toracica. Ti chiedo innanzitutto se vuoi aggiungere qualcosa come stimoli, se secondo te c'è qualcos'altro di principale. No, questo concordo, insomma. Come è variata nel tempo, nella tua esperienza, il lavoro proposto per mobilizzare le articolazioni? Diciamo che siamo tutti partiti dal passivo e non ne possiamo più, ok? Poi cos'è successo? Come si è mossa la preparazione atletica e cosa hai notato tu nel tempo? Si è capita l'importanza della propriocettività, quindi della stabilizzazione di alcune strutture del corpo che
e sono particolarmente sensibili a questa problematica e che devono avere un certo tipo di stimolo per essere, diciamo, allenate e migliorate. E faccio l'esempio, diciamo, i punti più, diciamo, più sensibili a questo argomento possono essere ad esempio la spalla, che è un'articolazione che ha la più elevata mobilità articolare del corpo e che di conseguenza è anche quella più soggetta ad infortunio proprio per questo motivo. Oppure del core, che è la parte centrale del corpo. Con questo termine anglosassone con cui noi indichiamo il core intendiamo la zona lombo-addominale e, diciamo, le anche, l'articolazione delle anche, che ha la funzione di stabilizzare il corpo nelle varie posizioni che assume durante l'attività e anche della distribuzione delle forze attraverso le catene cinetiche, per cui uno sport dove io utilizzo l'arto superiore, ad esempio, in stazione retta, come ad esempio con gli sport di combattimento, il core ha una funzione fondamentale di distribuire le energie dal pavimento, su cui io agisco attraverso la spinta degli arti inferiori, e trasferisco la forza alla fine sul pugno, che è l'ultimo punto del corpo che poi va a segno effettivamente sul bersaglio. Questa azione viene fatta da delle catene cinetiche attraverso poi il core, e tu riesci a gestirle in maniera equilibrata e corretta nel trasferimento delle energie. Ovviamente, essendo un punto di passaggio, è anche un punto particolarmente sensibile, per cui facilmente infortunabile e anche soggetto, diciamo, a deallenamento se uno non lo tratta nella maniera, insomma, adeguata. Sì, tra l'altro core appunto significa anche recuperare la giusta meccanica respiratoria e della muscolatura che, tra virgolette, occupa la gabbia toracica. E tra l'altro il discorso del respiro, che poi tratteremo anche molto nell'ambito della preparazione mentale, non solo interessa la stabilità articolare per appunto questo discorso meccanico, quindi di promuovere una corretta flessione toracica e quindi un giusto ritmo scapolo-omerale, un giusto lavoro del gran dentato e tutte cose che interessano la mobilità della spalla. E dall'altro lato il lavoro che si trasferisce poi tramite il trasverso dell'addome, gli obliqui e lo psoas e gli intrarotori del femore, pavimento pelvico e quindi anche mobilità delle anche, no? E questa è una parte, cioè il respiro inteso come qualità meccanica, diciamo, cioè coltivare l'efficienza respiratoria per fare in modo che le articolazioni automaticamente, per diverse cose, hanno più range di mobilità. Ma c'è anche l'altro fattore, che il respiro serve per promuovere o cercare comunque di stimolare la nostra attività di rilassamento, la nostra dominanza parasimpatica, la nostra attività vagale, in modo da ridurre le inibizioni, il riflesso miotatico inverso e tutti quei meccanismi appunto che accennavo prima, neurologici, che contraggono e irrigidiscono il muscolo, che poi anche lì lo irrigidiscono per proteggerlo. Quindi è un'altra cosa ovvia che ci dice che la stabilità articolare è estremamente importante. Con questo voglio anche dare un suggerimento alle persone che ci ascoltano e ci guardano. Quando in una posizione di allungamento, un esercizio di mobilità, si arriva a un range tanto impegnativo da non riuscire a respirare correttamente, dimmi se sei d'accordo con me, quello stimolo è inutile. Nel senso, hai visto quell'esercizio di mobilità, non è detto che viene come tu l'hai visto. A me per esempio mi è capitato un sacco di volte di lavorare con, mi vengono in mente un ballerino e una ragazza che fa ginnastica aerea, che hanno spaccata sagittale e frontale perfette, ma che succede? Ci arrivano con molta flessione del tratto lombosacrale, quando loro per alcune figure hanno bisogno comunque di mantenerla eretta e quindi portare quelle gambe in quei range con tanta potenza del retto del femore, del quadricipite e dei muscoli intrarotatori. Che succede? Quindi proponi alcuni esercizi. Visto la qualità di alcuni atleti, pensi che l'esercizio debba arrivare a un certo range articolare. E magari arrivi a quel range articolare e arrivi a un punto dove loro non riescono a stimolare quella corretta estensione, no? Mi segui? Sì. Quindi devi fare dei passi indietro e l'esercizio diventa
a livello figurativo e visivo meno avanzato, però ottieni lo stimolo corretto. Perché alcune persone ti dicono no, no, ma io con la gamba così, metti una cosa di contorsione, sto comodo. Però se in quella gamba in quel modo noi non riusciamo a lavorare in mobilità su un altro distretto, l'esercizio si riduce, farai una figura meno bella da vedere, meno ampia, però lì dobbiamo lavorare, cioè non importa dove arrivi. Per esempio tanti esercizi, scusa, poi ti fa che mi infervoro, tanti esercizi di distensione degli ischio-crurali, no? E non importa che ci sia chissà quale angolo, a volte bisogna mantenere una certa qualità di tensione del pavimento pelvico della parte finale della lombare, appunto la zona lombosacrale, e lavorare molto bene col respiro. Se a me mi metti in dei range che per me sono complicati per lavorare su questi stimoli, l'esercizio è buttato, perché sto in tensione, talmente tanta in difficoltà che io non riesco a respirare correttamente. Quindi, come nel capitolo appena detto, non proponendo la giusta meccanica respiratoria, l'esercizio è buttato. Non so se ti trovi d'accordo, però a volte vedo persone che fanno esercizi visivamente molto ampi, belli e vistosi, ma io in osservazione clinica lo vedo che non stanno ottenendo l'effetto che sperano. Sì, mi è venuto in mente in questo discorso ho seguito una squadra di ginnaste, di ginnastica ritmica, che ovviamente è uno sport in cui la mobilità articolare è praticamente ai limiti, insomma, no? È molto ampia e nonostante questo io ho notato che avevano delle carenze particolari nella catena cinetica posteriore. E tu dici come è possibile, eppure fanno spaccata sagittale, spaccata frontale, alzano le gambe praticamente fino alla fronte, perché compensavano questa ridotta con il bacino, con l'anca, eccetera. Tant'è vero che molte di loro erano o indolenzite o comunque anche infortunate nei muscoli o della lombare oppure proprio delle anche, e avevano delle problematiche, pur essendo molto giovani. Comunque parliamo di ragazze di 15 anni, quindi molto giovani. E per cui lì ho iniziato a introdurre esercizi di allungamento della catena cinetica posteriore senza compensare con i movimenti del bacino, eccetera, e quindi lì si è vista la diversità nell'escursione articolare di quando tu metti i muscoli in un certo... Sì, ci metti la qualità, la giusta efficienza, la giusta stabilità e il range si riduce tantissimo. Però non viene spesso capito questo, perché magari sembra che stai facendo dei lavori che sono non in linea con quello che è lo sport, no? Per esempio il fatto di avere una flessione del busto in avanti completa fino ad arrivare con la fronte sulle ginocchia, ma i piedi in estensione anziché in flessione dorsale, e loro ti dicono vabbè, ma noi così lo facciamo nel nostro sport. Sì, ok, un conto è il gesto atletico nello sport e un conto è che tu stai migliorando una catena cinetica in allungamento, che se metti il piede in quella posizione non lo allunghi, per cui non stai facendo un lavoro efficiente. Loro addirittura hanno, probabilmente l'hai visto, c'è uno strumento che sembra un grande cucchiaio di legno, che serve per incrementare la cavità, la curvatura del piede a massima estensione, ma è quasi uno strumento di tortura, cioè loro si infilano il piede incastro lì dentro e fanno esercizi di stretching. E io pure ho trovato questa cosa che spesso dico, no, il piede così non c'hai la catena in completo allungamento, e loro dicono no, però la figura si fa così perché nelle loro figure quel gesto è premiato, è più armonico, certo, c'è più ma bellezza. quello è giusto, però quella è l'applicazione tecnica, sì, nella disciplina specifica. Tu quando stai facendo quel tipo di lavoro devi considerare l'aspetto appunto biomeccanico, anatomico, sì, fisiologico. ti sarà anche capitato sulla la rotazione esterna, che tu su alcuni esercizi dici no, metti la rotazione interna, che riduce di molto il range articolare. No, ma noi lo dobbiamo fare con la rotazione esterna, e tu dici sì, ma dobbiamo ottenere l'altra. È interessante questo argomento, perché appunto siamo anche in un'epoca dove si è pensato che ogni disciplina sportiva o artistica, perché lì c'è anche molto di artistico, abbia un apice di una qualità fisiologica. Quindi la ginnastica ritmica è il top per la mobilità articolare, e invece queste cose, questi piccoli aneddoti dimostrano, dice, sicuramente serve molto avanzata, però non è automaticamente detto che facendo quella metodologia di allenamento tu ottieni il massimo della tua mobilità articolare. Se non tieni conto anche di questi parametri. Esatto, Sì. è come altri, mi viene in mente altri sport con la forza, no? Infatti
A me quando mi chiedono consiglio sintetico veloce, cioè qual è uno sport che consiglieresti? Ovviamente in genere nei piccoli arti marziali, però a parte questo, per esempio negli adulti io cito spesso la canoa, perché secondo me ha un grosso stimolo aerobico ma anche un grosso lavoro di forza e anche flessibilità. Però ovviamente l'allenamento per la qualità e l'efficienza che può avere, appunto, può venire dall'osservazione clinica da un professionista, è esterno alle discipline, no? Quindi che ne so, no, lo yoga però è il top per quello. Attenzione, no, ma il CrossFit è il top per quest'altro. Il discorso è che se tu paghi un professionista individualmente, non dovrebbe proporti una metodologia che sia calisthenics, CrossFit, kickboxing, perché deve sapere come arrivare al massimo stimolo di mobilità, forza, eccetera, con le metodologie più adatte. Il problema è che le persone confondono quello che è lo sport nella sua applicazione e quello che è la preparazione a quello sport. Cioè fare il kickboxer non vuol dire fare combattimento 5 volte a settimana per poi combattere in gara, no, cioè il combattimento è l'espressione agonistica della kickboxing, ma la preparazione a quel combattimento ha tutta una serie di elementi che prescindono dal combattimento. Poi si fa anche il combattimento in allenamento, chiaramente, però per migliorare la prestazione io vado a lavorare su vari aspetti che poi si integrano e diventano la prestazione che noi vediamo in gara. Quindi dicevo, voglio diventare come il kickboxer, ok, allora non devi combattere, devi fare l'allenamento che fa il kickboxer per fare quello sport, ok? Cioè la prestazione è il risultato finale di tutto un lavoro integrato che io faccio con l'atleta, ma non è l'allenamento. Tra l'altro a me mi è capitato gli aneddoti dove ho avuto più complimenti da altri professionisti che fanno il nostro stesso lavoro è stato proprio davanti a persone che avevano magari tanta mobilità o tanta forza, e io ho detto però vedi Luca che sta cosa, questo va migliorato perché questo non va, questo non va, questo non va. E a volte anche i professionisti mi hanno guardato e hanno detto cacchio, non ci avevo fatto caso. Perché? Perché vieni sequestrato dal fatto che quel ballerino ti porta la gamba chissà dove, o quel ragazzo ti tira su 2,30 di stacco, e anche in alcuni ambiti professionali, anche per alcuni preparatori, quella cosa è automaticamente ok, a posto. No, aspetta, perché hai visto quanto prona quel piede per fare quello stacco? Hai visto che succede? Hai visto che è costretto a spostare la mandibola? Prova a tenere la lingua appoggiata sullo spot palatino, che succede? Non ci riesco. Come respiri? Come mantieni l'apnea durante lo sforzo? Cioè ci sta un mondo di osservazione clinica che secondo me è il vero, è dove veramente si incrementa la qualità, perché la pubblicazione, l'accademico, l'evidence based ti dà informazioni, però è l'osservazione clinica che ti porta ad applicarle. Sì, devi innanzitutto conoscere queste cose e poi devi avere anche la capacità di leggerle, Di osservarle. E queste insomma sono cose che non è che possono fare tutti, ovviamente. Sì, vabbè, questo è un argomento complicato. Tra l'altro volevo dirti anche, allora, in ambito di comunicazione social, che sai è molto interessante, molto in voga in questo podcast, e secondo me c'è stato anche un attimo di disorientamento sul concetto di esercizi per la stabilità articolare. Perché? Perché a volte gli esercizi che ci troviamo a far fare stabilità articolare a volte sono abbastanza particolari. Cioè a me mi è successo, che ne so, che magari volevo fare un esercizio per educare a reclutare bene il medio gluteo, però la persona mi andava troppo in estensione. Allora guarda, aspetta, ti tengo con l'elastico in avanti così sei costretto a stare un po' in retroversione, ti metto riferimento, spingi e lavora così. Tu questo esercizio lo filmi e lo metti sui social, è un po' di tempo che esce fuori la solita cosa, che sì, ma che è sta roba, il circo, non c'è bisogno di fare queste cose, l'allenamento è semplice, affondi, manca trazioni. E qual è il problema? Che è vero che sono stati proposti esercizi fin troppo bizzarri, ma è anche vero che se tu sai cosa fai,
a volte può succedere che tiri fuori un esercizio che è estremamente articolato, no? A te La capita? conoscenza è fondamentale di quello che fai, perché altrimenti ti ritrovi a guardare quello che fa uno in un video e poi lo ripeti come se fosse, diciamo, una cosa da imitare, ma non capisci intanto il contesto, perché ogni cosa deve avere il suo contesto, nel senso che qualunque metodo, qualunque esercizio viene fatto per un determinato obiettivo, deve essere fatto per un determinato obiettivo, quindi non è che usarlo a prescindere può portare un risultato positivo, a volte può portare pure un risultato negativo, quindi devo capire quello che sto facendo e per capire quello che sto facendo devo avere conoscenza di come funziona tante cose, la fisiologia, l'anatomia, la biomeccanica, eccetera. E per cui l'esercizio in sé può sembrare bizzarro, può sembrare inutile, se messo fuori contesto lo puoi anche. Quindi contestualizzando, anche lo squat può essere inutile se messo fuori contesto, cioè non esiste niente che a prescindere sia determinante e fondamentale per qualunque cosa. Ci vuole la contestualizzazione, quindi a seconda di qual è il mio obiettivo e a quel punto devo determinare qual è la strada per raggiungerlo. Tra l'altro, la prossima volta, se ritornerai, sarebbe interessante parlare anche del concetto di allenamento da massimo allungamento, da massima distensione, che ultimamente sono uscite tante evidenze che hanno fatto vedere che aumentando anche lo stress meccanico sull'articolazione hanno un buono stimolo ipertrofico, che non vuol dire che vanno fatti solo gli esercizi a massimo allungamento, ma gli esercizi a massimo allungamento hanno la qualità anche di fare allungamento attivo, cioè di allenare l'articolazione e anche i sistemi neurologici che governano l'articolazione e la controllano a guadagnare appunto abilità, efficienza e stabilità a lavorare a un certo range articolare. Abbiamo parlato tanto di respiro, ti volevo chiedere, a livello di agonismo nella kickboxing si lavora sull'aspetto mentale? Ultimamente molto di più. Si è capito l'importanza del lavoro mentale, come in tutti gli sport, secondo me è importante. E nel combattimento, secondo me, è ancora più importante perché c'è una componente che non c'è negli altri sport, e cioè lo scontro con un'altra persona, che è uno scontro fisico, per cui non è solo una questione di prestazione, non è solo una questione di voler vincere, ma anche una questione di dover affrontare quella paura che è innata, cioè non si può fare a meno di quando tu comunque affronti fisicamente un'altra persona. E comunque, a prescindere da questo aspetto, la preparazione mentale è fondamentale perché ti permette di essere centrato quando fai la tua prestazione, ti permette di focalizzare i tuoi pensieri nella maniera giusta, perché ricordiamoci che la mente non può essere svuotata, cioè la mente è sempre piena di pensieri. Quello che noi possiamo fare, su cui possiamo lavorare, è direzionare i pensieri, cioè decidere quali sono i pensieri da adottare e di conseguenza escludere quindi gli altri, perché se io dovessi dirti adesso non pensare ad un elefante blu, cosa ti viene in mente? Ovviamente un elefante blu, cioè non siamo in grado di non fare un determinato pensiero, quindi se io dico al mio atleta non pensare alla vittoria o alla sconfitta, non pensare ad andare indietro quando combatti, di fatto gli sto focalizzando l'attenzione su quello che non deve fare. Allora il metodo è focalizzare l'attenzione su quello che devo fare, sia quando do le indicazioni come tecnico, ma anche quando faccio un lavoro proprio mentale su me stesso, atleta. E focalizzo i miei pensieri sulle cose positive, sulle cose che mi aiutano, sulle mie qualità, su ciò che a me funziona, va bene, non su quello che è il mio avversario, cioè non mi devo ovviamente concentrare sulla bravura del mio avversario, perché a quel punto diventa un pensiero negativo fuorviante, ma devo concentrarmi su quelle che sono ad esempio le mie qualità, oppure sulle mie qualità che possono mettere in difficoltà o battere quel tipo di avversario lì. Quindi noi dobbiamo veicolare i pensieri nella modalità giusta. Ovviamente per fare questo c'è bisogno di essere seguiti, perché non è una cosa che si può imparare a parole, e quindi c'è
sono varie tecniche che esistono, bisogna fare degli esercizi veri e propri per apprendere queste cose, e la respirazione in questo è un elemento molto importante. Come hai detto pure prima, se io faccio rilassamento, chiaramente la respirazione deve essere fatta in un certo modo. E anche dal punto di vista dell'allenamento mentale questo è fondamentale. Se io so che devo rilassarmi, per esempio a me capita ovviamente che quando sei vicino ad una competizione, di solito la settimana prima ti inizi già un po' ad innervosire, no? Ti cominciano i pensieri, cominci a pensare ai tuoi avversari, cominci a pensare magari a difficoltà che hai avuto in passato, a determinate cose, e in quella fase la cosa importante è abbassare la tensione con un tipo di respirazione, che sicuramente è una respirazione calma, controllata, associata magari ad una meditazione, eccetera. Se io invece mi trovo, ad esempio, a dover iniziare il match, quindi nella fase di riscaldamento, inizio il riscaldamento perché so che tra 40 minuti inizia il mio combattimento. Ovviamente non posso fare questo tipo di lavoro rilassante, sarebbe controproducente, andrebbe al contrario rispetto a quello che io devo fare. E la respirazione è di tutt'altro genere. Addirittura quando io entro sul quadrato faccio delle respirazioni che sono volutamente a veloci e accentuate, proprio per darmi la carica. Stimolare l'orto Per simpatico. stimolare esattamente il sistema nervoso simpatico, che è quello che mi mette nelle condizioni migliori di essere con la concentrazione alta, con l'adrenalina, con l'aggressività, tutte cose che mi servono nel combattimento. Come il centometrista che si schiaffeggia i muscoli prima di partire, no? Mica fa stretching. Esatto. Si colpisce per eccitare i fusi neuromuscolari, il sistema nervoso simpatico e avere più... O il pugile che si sì, anche. dà i pugni. E anche qualcuno fa anche lo sguardo diretto a luci. Cioè cercano dei punti dove ci sono delle luci forti nel match, nel ring, nel palazzetto, quello che è, perché la luce fissa, chiudendo la pupilla, comunque non stimola l'orto simpatico. Ci sono diverse tecniche, no? Anche il classico ghiaccio sui polsi. Certo. E tra l'altro, se ti ricordi, noi abbiamo fatto pure un po' di lavoro e di sperimentazioni di respiro unito a abilità visive, motorie, di controllo, che è un'altra metodica, perché ovviamente non sono un coach, uno psicoterapeuta, un counselor, e ho affinato comunque delle tecniche che lavorano comunque sull'inibizione della corteccia prefrontale, però tramite stimoli di abilità motoria, propriocettiva e in generale tutto quello che è il mondo delle abilità. Posso chiederti se sei stato sorpreso dal proporre il lavoro mentale agli atleti? Ti spiego, io negli anni sono stato spesso deluso dalla poca predisposizione che hanno gli agonisti a lavorare sull'aspetto mentale, perché tu sai che quando poi incontri un professionista, che sia uno psicologo dello sport, un coach, eccetera, il lavoro non è sempre solo sportivo, comunque toccano delle sfere perché devono migliorare comunque la tua capacità cognitiva, il tuo anche atteggiamento, no? E io non so le tue esperienze, però io a volte ho avuto sorprese, cioè diverse sorprese in quest'ambito, soprattutto in ambito di atleti agonisti. Diciamo che in generale quando si parla di mente le persone sono poco predisposte, no? Anche andare dallo psicologo, dallo psichiatra, sembra quasi che uno sia malato di una malattia irreversibile per cui si vergogna o ha paura di scoprire chissà che cosa, quando io lo considero un medico come qualunque altro medico. Cioè, se io ho un problema al dente vado dal dentista, non è che mi faccio il problema di avere paura di avere chissà che tipo di problema. Così dovrebbe essere la stessa cosa quando parliamo della mente. Invece abbiamo questa, diciamo, questa abitudine che ci portiamo dietro, non so per quale motivo, questo retaggio, che quando parliamo di mente tutti quanti sono molto reticenti nel poter avere un supporto, perché si tratta di un aiuto di fatto, no? Si tratta di un supporto. E diciamo il mental coach è una figura diversa ovviamente da quello che è l'attività che fa un psicoterapeuta, uno psicologo, per cui non è che entra nell'intimo delle persone, però ci passi vicino, nel senso che se la tua condizione per essere efficiente come persona e come atleta
deve passare per forza da quello che ti circonda, no? Quindi se hai situazioni familiari, lavorative, eccetera, inevitabilmente in qualche modo vengono coinvolte. Non si va a scavare, nel senso come fa lo psicologo che scava nel tuo passato per capire per quale motivo tu oggi sei così e ti comporti così. Non ci Che poi interessa non quello, sempre, non però sempre sì. quello, però in genere Loro funziona, potrebbero no? farlo, ecco. Ma non lo fanno perché non ci interessa capire perché oggi sei tu così. Tu oggi sei così e quello che interessa è come fai per essere in quest'altro modo, quindi andiamo al sodo, alla sostanza di quello che noi vogliamo raggiungere, quindi quello che è l'obiettivo. E io ovviamente ho utilizzato il mental coach per fare questo percorso mio. Tra l'altro mia moglie poi negli anni è diventata anche lei mental coach, quindi abbiamo collaborato anche negli ultimi anni per alcune attività, anche del team, del mio team. E anche da quello che lei poi mi racconta, a volte chiaramente senza fare nomi perché sono un certo segreto professionale, ma di cose che gli capitano appunto con Adriani eccetera, e capisco che questa è una problematica abbastanza Diffusa. diffusa. C'è un po' paura, no, a rivolgersi. Oh, io all'inizio rimasi stupito perché per me una persona che arriva a un certo livello sportivo è una persona che è pronta a qualsiasi invito al miglioramento. Quindi tu sai che a un certo punto ho lavorato in un team dove le indagini erano molto sofisticate, quindi se si vedeva che poteva essere migliorato un certo tipo di atteggiamento e qualità della vita tramite sistema nervoso, psicologia, atteggiamento, guarda Massimo, questa cosa potrebbe essere migliorata perché in queste circostanze c'è un incremento di stress, questa cosa bla bla bla. No, questo no. E all'inizio, le prime volte, ci sono rimasto male perché avevo un po' idealizzato la figura appunto dell'atleta agonista come uno che è a caccia del Del segreto per migliorare perfezionamento. ancora. E invece mi è capitato con l'aspetto mentale e con in generale i lavori di efficienza nel recupero, quindi tutto quello che è rilassamento, mobilità, tutto quello che è Sonno. sonno, lì ho trovato delle resistenze. E la classica battuta, guarda, fammi sputare sangue 2 ore e mezza in palestra, ma non mi chiedere questo. Fa pensare. Sì, sì, io ovviamente sono d'accordo con te, nel senso che poi l'abbiamo anche sperimentato insieme. Sono uno che se c'è qualcosa da migliorare mi ci butto a capofitto, quindi cerco sempre Ma di. se no 10 italiani e 2 mondiali non li vincevi. Sì, probabilmente non l'avrei vinti. Perché guarda che questo aspetto premia sulla longevità. Ci sono atleti che eccellono 3, 4, 5 anni senza l'aspetto mentale. Chi Sì, il coltiva fuoco di l'aspetto paglia, diciamo, no? mentale invece dura un sacco. Io sono sicuro che tutti gli atleti longevi in tutte le discipline sportive è perché hanno il mindset e Sì, ci sì, sì, lavorano. quello sì. Se no fai la fiammata e poi questa cosa l'avevamo detto anche nell'episodio precedente. Luca, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, Massimo. Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi dire qualcosa agli ascoltatori in relazione a questi ambiti? Ma quello che mi viene in mente di dire forse è che se uno ha interesse ad allenarsi, a fare determinate cose, a migliorarsi in generale, ma a prescindere dallo sport, ma anche nel stare bene, no? Nel benessere, e intanto si deve affidare a dei professionisti. E, pensare di risparmiare su questo purtroppo è un errore perché poi dopo paghi comunque perché l'errore di un non professionista ti comporta dei problemi, spesso anche gravi problemi, che poi comunque devi poter affrontare e quindi alla fine i soldi li spendi comunque. Quindi meglio a questo punto spenderli bene e affidarsi a una persona che sa quello che fa e che ti porta solo al risultato, ma tutela anche la tua condizione, no? Sia fisica che mentale, perché ha una professionalità che deve portare avanti e non è insomma una persona improvvisata. E poi ecco, quando faccio una cosa di cercare sempre di capirne il senso, e questo lo dico magari a chi insegna, ai tecnici o ai preparatori, di non andare a scopiazzare in giro quello che fanno gli altri, ma cercare di acculturarsi in un determinato ambito e capire come funziona una cosa prima di prenderla e di adottarla e di utilizzarla. Sì, poi anche con altri professionisti abbiamo aggiunto a questo consiglio d'oro il fatto di
essere comunque aperti al confronto e altri stimoli. Cioè, una volta che io scelgo di usufruire della consulenza di Luca Martorelli o Massimo Zirilli, devono essere persone che mi invitano anche a cercare domande, cercare dubbi, perché ovviamente è sano fidarsi di una persona, ma chiedergli: perché facciamo questo? Certo, Sai, assolutamente. ho visto questa persona che parla di questo aspetto, mi sembrava interessante, tu che ne pensi? Questa cosa è sacrosanta ed è un tipo di dialogo che secondo me rivela molto quando una persona è Competente. esatto, quando è competente veramente. Perché ti sa spiegare, dice sì sì, ma questa cosa ha senso, però vedi nel tuo caso di qua e di là, vedi, ci avevo pensato, ma a me mi è capitato anche di dire: guarda, interessante, proviamoci. Sì, oppure guarda, sinceramente non ho mai sentito, mi documento e ti faccio sapere, nel senso che la risposta di quello che c'ha sempre pronto e che quello che dice lui è giusto, che quello che dicono gli altri è sbagliato, già ci fa capire che non ha una grossa conoscenza, perché noi una cosa certa che abbiamo capito è che non sappiamo mai la verità assoluta, cioè la verità assoluta non la sa nessuno e mai forse la sapremo mai, per cui io ti dico quello che ho saputo in base ai miei studi, le mie esperienze e le mie, diciamo, possibilità di fare pratica, eccetera. Ma non vuol dire che non ci sono anche altre strade che arrivano allo stesso risultato, quindi dare per scontato che quello che dico io è la verità, che quello che dicono gli altri è sbagliato, già mi fa capire che non è una persona che ha una cognizione. Grazie. Grazie a te. Grazie mille, spero che tornerai, che riusciamo a riorganizzarci. In bocca al lupo sia come preparatore che come atleta. Crepi Lupo, grazie. Alla prossima! Ciao a tutti.